Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata, in cui ti farò vedere un'altra anteprima di un gioco che andrà su Kickstarter a breve, il 1° settembre 2017. E sto parlando di Castles and Dragons. Castles and Dragons è un gioco sicuramente molto più American e, come tu ben sai, non se ne vedono tanti sul mio canale. È ambientato in un mondo fantasy, ci sono controllo del territorio, gestione delle risorse, un bel comparto economico, le battaglie. Ma prima che entriamo nel dettaglio, ti faccio vedere brevemente come funziona, come gira una partita, dopodiché torniamo qui e ti dico che cosa ne penso. E ricorda che puoi viaggiare all'interno dei miei video attraverso i link che trovi in descrizione. Prima di iniziare devo dirti che, anche se a guardarlo non sembrerebbe, tutto quello che vedi fa parte di un prototipo e quindi tieni a mente che nella versione finale alcune cose potrebbero essere diverse. Se la campagna Kickstarter è iniziata, trovi il link cliccando nella piccola i qui in alto e puoi andare a vedere tu stesso come sarà il prodotto finito. Castles and Dragons è ambientato nel mondo fantasy di Morton e l'introduzione nel regolamento aiuta a farsi un'idea. Ad inizio partita si pesca casualmente una scheda del personaggio che è diversa per ognuno e con una relativa abilità diversa per ogni giocatore. Quindi si ottengono le risorse tra legno, pietra e frumento, oltre che le monete. Le tasse qui vanno regolate sullo 0 e la felicità sul livello 30. E qui al centro si mettono i cubetti del colore scelto insieme al dado da 12. Quindi prendi una scheda territorio e preferibilmente in questa conformazione, dove ci sono montagne, pianure e foresta, in modo da giocare una partita più semplice, e poi ci posizioni sopra 2 villaggi dove vuoi e una di queste fabbriche in una delle zone a scelta, perché questa aiuterà poi a produrre risorse. Quindi prendi una scheda armata e il relativo segnalino e la metti sulla tua scheda territorio insieme a 2 unità di fanteria e a un arciere. Questo in sostanza rappresenta quello che c'è all'interno del tuo territorio. A questo punto si deve scegliere o decidere casualmente qual è questo territorio qui sulla mappa. Ci sono 2 modi per farlo, uno con un tiro del dado, quindi totalmente casuale, oppure seguendo quello che c'è scritto sul regolamento per una distribuzione un pochino più equa, che poi è quella che vedi qui adesso rappresentata. Una volta quindi determinato il territorio, si prende il segnalino con la lettera corrispondente e si mette sulla scheda territorio, mentre sul territorio stesso si mette un cubetto del tuo colore e la tesserina, questa qui, con il numero della tua armata. Infine si pesca una carta spia e 3 missioni, delle quali puoi scartarne 2 e prenderne altrettante che però devi tenere per forza. Queste rappresentano degli obiettivi per fare punti vittoria, e le carte spia sono delle carte azioni da utilizzare nelle varie fasi del gioco. Il gioco si suddivide in round, che di solito sono 10, a meno che un giocatore non crea una contea prima, portando il livello di felicità a 90, oppure se un giocatore elimina tutti gli altri. Ogni round è diviso in 8 fasi che sono riassunte brevemente su questo foglio. E nel primo c'è la regola Si vis pacem parabellum, che vieta di combattere, mandare spie e fare raid. La prima fase è quella delle tasse e delle risorse, in cui puoi variare il valore delle tasse che richiedi ai tuoi villaggi. Spostarlo sotto lo 0 significa chiedere meno tasse ai tuoi villaggi, ma c'è la possibilità di poter aumentare la felicità, che è poi l'obiettivo che cerchi di raggiungere per formare una contea. Se invece aumenti le tasse, potresti riceverne di più, ma è anche vero che i villaggi potrebbero finire in rivolta e non otterresti proprio nulla. In questa fase potresti anche reclutare un drago. Sì, hai capito bene. Se possiedi una città, un castello, una torre del mago, e tirando il dado con il quale devi fare 12. Al risultato puoi aggiungere un punto per ogni montagna che hai sulle tue schede territorio. Quindi si ottengono risorse in base alle fabbriche che si possiedono. Per ogni fabbrica si tira il dado e si controlla su questa tabella quante sono le risorse che si ottengono. La fase successiva è quella di mantenimento, in cui devi rifornire le tue armate con monete e risorse. La terza fase è quella delle alleanze, ma giocabile solo in partite da 3 giocatori in su. I giocatori possono parlare privatamente e stipulare dei patti, che scriveranno su dei fogli di carta. Questi patti sono in vigore finché non vengono infranti o si decide unanimemente di scioglierli mostrandoli agli altri giocatori e spiegando il perché. Sul regolamento ci sono alcuni esempi, ma possono essere creati a piacimento dai giocatori. La quarta fase è quella del commercio, in cui in ordine di turno i giocatori possono acquistare e vendere risorse che comprendono anche le armate, al costo indicato su questa tabella.
Quindi, alla fine della fase, viene modificato il mercato in base alla differenza di unità vendute ed acquistate. Se ad esempio i giocatori hanno acquistato 5 unità di fanteria e vendute 2, la differenza è 3 e controllando su questa tabella, in base al numero dei giocatori, il prezzo in questo caso sale di un livello. La fase successiva è quella in cui puoi costruire gli edifici. Ognuno ha un costo, un valore in punti vittoria e un'abilità associata, che può essere far ottenere monete o modificatori sui tiri durante la battaglia. Le fabbriche sono le uniche che ti aiutano semplicemente a produrre. Gli edifici possono essere villaggi, città che derivano dai villaggi, il castello, la torre dello stregone e le fabbriche. La successiva fase è quella delle spedizioni. Qui puoi spostare le armate tra le tue terre e tra i tuoi edifici all'interno di uno stesso territorio. Puoi anche mandare un carretto attraverso i territori nemici per ottenere monete, ma devi effettuare un tiro e consultare il risultato su questa tabella per vedere se hai successo. La settima fase è quella delle battaglie, che nel primo round si salta. Comunque è suddivisa in 3 sottofasi, che sono pianificazione, movimento e risoluzione. Questa è una fase con varie sfumature. Ma in breve si scrive prima segretamente su un foglio dove si vuole spostare le proprie armate, quindi si rivela insieme. In questo caso avvengono le battaglie per il controllo del territorio. Se un territorio non ha armate avversarie, bisogna determinare con un tiro del dado quanti orchi ci sono ed affrontarli, altrimenti gli scontri avvengono tra i giocatori. Quando 2 armate si scontrano, si fronteggiano le schede e per ogni unità i giocatori tirano un dado e aggiungono gli eventuali modificatori dati dalla loro posizione e abilità. Allo stesso modo, quando si fa un assedio in un territorio dove c'è un castello. C'è anche la possibilità di far scontrare 3 armate o 4 armate e in quel caso si utilizzano questi, che aiutano a definire come si scontrano le unità. Infine possono esserci dei raid e si possono reclamare i territori. I raid permettono di attaccare città e villaggi per ottenere monete, mentre per reclamare un territorio bisogna sconfiggere tutte le unità a difesa degli edifici, cioè quelle che si trovano anche sulle schede territorio. L'ultima fase è quella della felicità, in cui devi controllare in questo spazio sulla tua plancia se ci sono carte spia e segnalini infelicità, quindi controllare le tabelle qui sopra e modificare di conseguenza il valore. Se la tua felicità arriva a 0, perdi automaticamente la partita, mentre se arriva a 90 o più, sei riuscito a formare una contea e quindi a far terminare la partita, anche se ci sarà un altro round di gioco. Se i 90 punti di felicità o più li ottieni in questa fase, però, il gioco termina subito. Una volta finito il gioco, dopo il 10° turno, o se un giocatore ha raggiunto i 90 punti felicità, o se rimane solo un giocatore in gioco, si calcolano i punti vittoria in base agli edifici nei propri territori, il drago, le monete, il livello di felicità e le missioni che sono state completate. Il giocatore con più punti vittoria è il vincitore di Castles and Dragons. Ed eccoci qui. Allora adesso ti parlerò di Castles and Dragons, seguendo la mia classifica di cose che secondo me un gioco dovrebbe avere, partendo dai buoni componenti. Ora, i buoni componenti di questo gioco, come hai potuto vedere, ci sono già, anche se è un prototipo, quindi sicuramente nella versione finale potranno solo migliorare. Il dettaglio delle miniature è davvero davvero ottimo, già da adesso. Queste per esempio sono delle stampe in 3D, dovranno essere in resina nel prodotto finito e sono veramente fatte bene. Questo è un esperimento in plastica invece. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo sono queste, sono le monete e le risorse fatte in questo modo, mai vista una cosa del genere, cioè sono in legno e impresse a fuoco, sono veramente pazzesche. Spero vivamente che rimarranno così alla fine nel gioco finito, magari che ci sarà uno stretch goal o magari sarà un add-on. Una cosa magari che mi sento di dire è che le planche del giocatore e le planche queste qui delle schede territorio sono praticamente dei fogli di carta. Sì, sono un po' induriti ma sono molto leggeri, come anche queste, le tessere per le battaglie, ma vedendo la mole di componenti che c'è dentro questa scatola mi pare anche giusto. Rischierebbe di diventare davvero enorme la scatola per contenere tutte queste cose, quindi penso che probabilmente rimarranno così. Ma ovviamente se la campagna Kickstarter è già attiva puoi andare a vedere tu stesso, o vedrai quando partirà la campagna. Per il resto le carte sono ottime, sono già veramente fatte bene, buone, di ottima qualità. E una cosa che mi è piaciuta anche particolarmente è il segnalino primo giocatore, che poi effettivamente è una spilla, così te la pinzi ogni volta che sei primo giocatore.
Ora, la tematica è legata alle meccaniche. In questo gioco il tema c'è, si sente la battaglia, la conquista, e in realtà c'è anche dovrebbe esserci un'atmosfera fantasy che non è tanto percepita. Sì, il drago e le schede del personaggio e la descrizione all'inizio del regolamento aiutano un pochino, ma poi durante la partita non si sente granché questo fantasy. Però sicuramente le meccaniche sono legate al tema, o meglio il tema è legato alle meccaniche in tutte le sue fasi, cioè la gestione delle tasse, la gestione della felicità, la gestione praticamente del mercato, cioè quando si acquista, tutto questo meccanismo economico è davvero realistico, ok? Quasi simulativo, quindi mi fa sentire proprio all'interno di questa situazione di contrattare, di barattare, di comprare, di arruolare altri soldati, quindi davvero un punto a favore. Questo gioco è troppo dispersivo? In realtà no. Ci sono 8 fasi da seguire e ti guidano benissimo all'interno del suo gioco. Sono queste qui, ce l'hai anche rappresentate su questa scheda di riferimento. Quindi perdersi effettivamente in questo gioco no. Sicuramente ci sono tante cose da tenere in conto, tante cose da programmare prima, quindi quello magari può rallentare un pochino la partita, ci si perde un pochino più di tempo, ma effettivamente le fasi sono quelle, sono chiare e si seguono molto facilmente. È adatto a tutti i tipi di esperienze? No, direi di no. Questo è un gioco che predilige il giocatore che lo conosce davvero bene. Un giocatore non esperto si troverà sicuro in svantaggio verso un giocatore molto esperto, perché saprà già cosa fare, quando farlo nelle varie fasi, come farlo, quali sono le mosse migliori, e quindi la differenza si sente abbastanza. Regolamento comprensibile, schede di riferimento e simboli chiari. Ora, partendo dai simboli che non ce ne sono, granché, quei pochi che ci sono funzionano benissimo. Per quanto riguarda le schede di riferimento, un grande plauso, perché a partire da questa, che è la scheda che riassume tutte le fasi, fondamentale, quasi non ti fa tornare a guardare il regolamento, c'è anche questa che riassume praticamente tutti i tiri e tutte le tabelle che ci sono nel regolamento, quindi quando si devono prendere risorse, quando si devono attaccare terre vergini, o magari come cambia la felicità o l'infelicità, oppure quanto costa mantenere le nostre truppe. Questa è davvero fondamentale ed è fatta benissimo. Assolutamente ottima. Il regolamento è ovviamente ancora in fase di prototipo, quindi deve essere ancora sistemato. È abbastanza chiaro, c'è qualche lacuna ovviamente, e io ho fatto presente quelle di cui mi sono accorto, quindi ci stanno lavorando e sicuramente sarà a prodotto finito, immagino, fatto sicuramente meglio, però insomma non è malaccio già da adesso. La casualità bilanciata al determinismo. Ora, questo gioco è davvero molto casuale. Ci sono tantissimi tiri di dadi, si pescano le carte missione a inizio partita, ci sono le carte spia che si pescano, quindi sono casuali, volendo si possono prendere anche le tessere, le schede territorio casualmente a inizio partita, oppure qui sul tabellone, qui vedi un settaggio, praticamente una preparazione dove sono posizioni prestabilite quelle dei giocatori, altrimenti si tira il dado e si decide casualmente. E quasi in ogni fase si tirano dadi per vedere l'esito, le battaglie, le tasse, la produzione, quindi c'è tantissima casualità. Sicuramente può essere mitigata in qualche modo, la torre dello stregone fa ritirare i dadi, oppure c'è modo di aumentare il range di successo, però sicuramente è un gioco molto più casuale che deterministico. A me dispiace un pochino, perché preferisco quando sono ben bilanciate le cose. Però c'è a chi potrebbe piacere invece il fatto di doversi reinventare e trovare soluzioni sempre nuove causate dalla sfiga del dado. Che poi sfiga, in realtà produce un po' di meno? Perdi qualche unità in combattimento? Niente di eccessivamente struggente e distruttivo. La curva di apprendimento. Questo gioco non è difficile da apprendere, è anche abbastanza lineare, sicuramente seguire le fasi è molto utile.
È vero che ci sono tante cose da tener conto, tante cose che si muovono, che cambiano durante la partita, ma effettivamente non è poi così complesso entrare a contatto con questo gioco. Sicuramente è molto più complesso diventarne esperti. L'interazione. Ora, l'interazione in questo gioco cambia anche effettivamente in base al numero dei giocatori. Allora, è sicuramente più diretta perché ci si va a scontrare qui sul tabellone, ma ecco, per esempio in una partita 2 giocatori, a meno che non si decide di scontrarsi subito e tra l'altro attraversando il mare, che potrebbe anche essere pericoloso, e molto probabilmente in una situazione del genere si preferisce espandersi prima e poi crocchiarsi di mazzate verso la fine, quando invece con più giocatori posso immaginare che a distanza praticamente di una terra l'uno dall'altro prima o poi ci si arriverà a menarsi molto più frequentemente. C'è interazione nell'utilizzo delle carte spia, queste sicuramente possono essere decisamente infami, carte che sono davvero fastidiose. Alcune aiutano anche solo se stessi, effettivamente, e il gioco ti incoraggia comunque a utilizzarle. Un pochino di interazione, però questa molto indiretta, c'è all'interno della fase di commercio, in cui si commerciano, si vendono e si comprano le risorse. Ora, se io so che nel turno successivo un giocatore ha bisogno disperato di unità militari, farò in modo di alzarne il prezzo, anche se magari potrebbe andare a mio discapito. Questa poi tra l'altro è un'interazione che esce fuori, diciamo, quando si è un pochino più esperti. Setup variabile. E qui il setup variabile non è proprio granché. La mappa rimane sempre quella. Sì, ci sono le schede territorio che sono... Aspetta, vediamo se riesco a prenderle. Eccola qua. Ci sono le schede territorio che effettivamente si possono scegliere diverse all'inizio della partita, anche se è consigliato scegliere quelle con montagna, pianura e foresta per un gioco un po' più semplice. Magari quando sei più esperto puoi anche cambiare. Sicuramente una bella differenza lo fanno le missioni. Le carte missione che si pescano all'inizio, queste ti danno un indirizzo e ti fanno cambiare il setup della partita, come anche le carte spia, ma poi effettivamente grossa differenza tra una partita e l'altra non c'è, perché alla fine quello che farai è espanderti, costruire, conquistare, menare gli altri e cercare di vincere. In definitiva, che cosa penso io di questo gioco? Ti devo dire la verità. Sapendo che era un gioco American ho un po' storto il naso, ma giocandolo un po' sono stato colpito da alcuni componenti che mi sono davvero piaciuti, ma sono stato colpito davvero tantissimo dal comparto economico. Il comparto economico di questo gioco è davvero eccezionale. La gestione delle tasse, la gestione della felicità durante tutto il round, quello che fai influisce sulla tua popolazione. Se tu ti fai conquistare, la popolazione è triste, perdi punti e rischia di andare in rivolta, oppure se la tassi troppo, mentre invece se conquisti altre terre, se riesci a portare dalla tua parte un drago, loro sono felici, sono contenti, ti vedono potente e quindi la felicità aumenta. Il mercato. Il mercato è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, come si gestisce, la gestione delle risorse, la produzione, il fatto che io mi devo espandere per prendere altre terre per poter produrre di più, la costruzione degli edifici. Sicuramente la parte economica è quella che mi è assolutamente piaciuta di più. Le battaglie, ovviamente essendo poi interazione diretta magari sì, mi sono piaciute un pochino di meno e all'inizio le ho trovate un po' difficoltose da gestire, ma poi in realtà, come mi era anche stato detto dagli autori, piano piano diventano sicuramente molto più semplici da gestire. È un po' come quando guardi per la prima volta il codice di Matrix, non ci capisci un tubo, ma poi incominci a vedere la donna con il vestito rosso.
Quindi sicuramente è un gioco da provare, per gli amanti degli American c'è grasso che cola ovunque, i componenti sono bellissimi e ottimi e sicuramente saranno ancora meglio, quindi che dire, dai un'occhiata alla pagina Kickstarter se è già attiva, oppure aspetta il 1° settembre quando partirà la campagna Kickstarter e giudica tu stesso. E questo è tutto. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.